La famiglia reale di Monaco è sempre stata al centro delle cronache per le sue storie tumultuose e la principessa Caroline ne ha viste di tutti i colori, dalle tragedie personali alle tempeste reali. Come ha affrontato la situazione? Chi è stato più colpito da questi cambiamenti? Scoprite gli alti e bassi della principessa Caroline in questo video. E fatemi sapere se vi piace questa principessa commentando qui sotto. I primi capitoli. Per quanto possa sembrare sorprendente, la capacità di recupero di Caroline è davvero notevole. Caroline ha avuto un'esistenza piuttosto movimentata, essendo diventata di fatto la First Lady di Monaco alla tenera età di 25 anni e sopravvivendo a 3 matrimoni turbolenti. Tuttavia, si è ritagliata uno spazio che va oltre il suo status reale. Sebbene la nascita della principessa Carolina nel 1157 abbia dato inizio a una nuova era per la famiglia reale di Monaco, le visioni idealizzate di molti della vita a palazzo erano drasticamente imprecise. Caroline sembra aver avuto un'educazione perfetta. Ha il bel palazzo del principe in cui giocare, un capo di abbigliamento squisito che si addice a una principessa delle favole e un pubblico che non vede l'ora di vedere la sua preziosa bambina. Questo quadro incontaminato, tuttavia, è stato drammaticamente contraddetto da persone vicine alla famiglia, a causa dei loro impegni reali. Il principe Ranieri III e la principessa Grace, i genitori di Caroline, erano raramente coinvolti nella sua vita quotidiana. No, la vita di Caroline era tutta incentrata su una rigida routine di lezioni, corsi di galateo e apparizioni pubbliche ben pianificate. L'imprevisto scoglio emotivo è stato colmato dalla tata di Caroline, Maureen Wood. In una famiglia altrimenti soffocante, la Wood divenne più di una semplice badante. Divenne una confidente e una presenza confortante. Secondo quanto dichiarato dalla Wood in una successiva intervista, Caroline piangeva e spiegava che i suoi genitori erano sempre impegnati. Caroline era costantemente sotto pressione per ottenere prestazioni di alto livello. Ci si aspettava da lei, fin da piccola, che parlasse correntemente più di una lingua, che avesse le maniere più immacolate e che rappresentasse la famiglia Grimaldi con un'aria di maturità superiore ai suoi anni. Frequentò scuole prestigiose, dove il titolo reale le ricordava continuamente la sua posizione eccezionale, e ricevette un'istruzione speciale all'interno del palazzo. Questi eventi formativi modificarono in modo permanente la prospettiva di Caroline. La gravità della sua posizione e i costi per mantenerla le divennero chiari man mano che maturava. Gli obblighi imminenti del suo lignaggio hanno sopraffatto i tempi spensierati della sua educazione. Ripensando a questo periodo, Caroline prova un misto di rassegnazione e obbligo. Secondo un'intervista rilasciata in passato, lei e suo fratello hanno sempre saputo di dover fare ciò che dovevano fare. È stato presto nella sua vita che la giovane principessa ha capito di dover spesso mettere le proprie esigenze al secondo posto rispetto a quelle del Principato di Monaco. Sebbene avesse avuto un'educazione benestante dal punto di vista economico, le mancavano la libertà emotiva e la spontaneità di vivere la vita. Caroline è stata plasmata in una donna che conosceva i dettagli della vita reale grazie alla sua educazione. Le lezioni di vita che Caroline aveva imparato da bambina sarebbero state messe alla prova quando si sarebbe avvicinata alla maturità. Caroline stava per intraprendere un viaggio che avrebbe messo alla prova il suo coraggio, come mai prima d'ora, poiché il mondo al di là delle mura reali presentava sfide uniche. La sua storia complicata continuerà a emergere negli anni successivi alle difficoltà incontrate da giovane donna. La principessa Carolina di Monaco iniziò una relazione scandalosa alla tenera età di 21 anni che avrebbe entusiasmato il mondo intero. La giovane principessa stava per iniziare un nuovo capitolo della sua vita nel 1978, quando sposò Philippe Junot, un affascinante uomo d'affari francese di 17 anni più anziano. Nella cattedrale di San Nicola di Monaco. Molti volevano assistere a una storia d'amore reale moderna, e lo stravagante matrimonio ha certamente soddisfatto le aspettative. Dignità e celebrità sono accorse per assistere allo spettacolo. Ma sotto l'apparenza scintillante, nelle sale del potere, c'erano mormorii di preoccupazione. La reputazione di Junot come affascinante playboy si era diffusa in lungo e in largo, facendo sì che l'élite monegasca e non solo chiudesse un occhio. Secondo gli addetti ai lavori, la principessa Grace e il principe Ranieri III esitavano a sposare Junot a causa del suo passato burrascoso e della grande differenza di età che li separava. All'inizio, Caroline e Philippe sembravano l'epitome del glamour mondano mondiale.
personificavano lo stile di vita glamour e da jet set che il pubblico ammirava. Dalla Costa Azzurra alle piste da sci svizzere. Tuttavia, quando la coppia ha affrontato la sua improvvisa fama, le tensioni hanno iniziato a crescere nel loro rapporto. Rottura e perdita. I due cominciarono a cedere sotto il peso della loro famosa fama e delle loro divergenti aspirazioni di vita coniugale. I mesi si trasformarono in anni e l'immagine un tempo perfetta del loro matrimonio iniziò a crollare a un ritmo spaventoso. Man mano che si diffondeva la notizia dell'infedeltà di Junot, la principessa si sentiva sempre più distante e delusa. La loro relazione era già in crisi e ora l'aspetto attraente di Caroline attirava l'attenzione di altre donne. Diversi fattori contribuirono ad accelerare la fine del loro matrimonio. Quando le aspettative e le esperienze di due persone divergono, il divario di età che era stato messo da parte nell'eccitazione di una nuova storia d'amore si allarga. Gli impegni presi furono scossi nel profondo dalla sospetta infedeltà di Junot, ma soprattutto l'incontenibile curiosità pubblica che aveva acceso il loro affetto minacciava ora di soffocarlo. Il matrimonio di Caroline e Philippe crollò tragicamente nel 1980, solo 2 anni dopo le nozze. La felice celebrazione del loro matrimonio fu drasticamente contrastata dalla successiva procedura di divorzio. Vennero alla luce dettagli imbarazzanti e Junot non fece altro che amplificare la situazione. L'uomo dichiarò pubblicamente e in modo sorprendente che Caroline era diventata invidiosa delle sue conoscenze sociali, sottintendendo che il loro matrimonio era sempre stato una formalità. Ai media, che prima erano stati affascinati dalla bella coppia, ora amavano raccontare le circostanze sensazionali della loro rottura. Per salvare la faccia, Junot cercò di attribuire alla stampa la colpa della loro presunta relazione. Tuttavia, Caroline subì un danno permanente. Mentre il suo matrimonio si sgretolava, la giovane principessa si trovò sotto l'occhio brutale del mondo intero. Dopo la firma dei documenti per il divorzio, Caroline si trovò di fronte a un bivio. Doveva ricominciare da capo di fronte al severo scrutinio dell'opinione pubblica dopo che le sue fantasie di felicità matrimoniale erano andate in frantumi. A sua insaputa, questa tragedia individuale era solo la genesi di una tempesta molto più grande che stava per consumare casa Grimaldi. La fine del matrimonio di Caroline e Philippe Junot fu l'inizio di un percorso lungo e difficile che avrebbe messo alla prova la sua forza in modi che non avrebbe mai creduto possibili. Eventi tragici si abbatterono con tale intensità da lasciare l'intero Principato di Monaco sconvolto, proprio mentre Caroline sentiva di aver superato la peggiore tempesta della sua vita. Il 13 settembre 1982 è la data giusta. Mentre Caroline e la sua famiglia si preparavano a precipitare in un baratro di disperazione. Un viaggio apparentemente ordinario lungo le stradine tortuose della Costa Azzurra stava per cambiare irrimediabilmente le loro vite. Insieme alla figlia minore Stephanie, la principessa Grace intraprende un viaggio apparentemente ordinario per tornare a Monaco. Il litorale baciato dal sole non tradiva alcun segno dell'imminente calar del sole. Mentre il loro veicolo manovrava tra le curve pericolose, si verificò qualcosa di catastrofico. Un attimo dopo, l'auto perse il controllo e uscì di strada, precipitando lungo un ripido pendio e causando danni ingenti. L'incertezza e la paura crescente hanno pervaso le ore successive. Pregando per un miracolo, i cittadini di Monaco hanno trattenuto il fiato mentre si diffondeva la notizia della tragedia. Tuttavia, il destino aveva idee diverse. Il giorno dopo, la principessa Grace morì per le ferite riportate, lasciando dietro di sé una famiglia devastata e un paese in lutto, nonostante gli eroici tentativi di salvarla. In mezzo a tutto il caos e la tragedia, Caroline fu l'unica a essere inaspettatamente e crucialmente spinta verso una posizione di primo piano. Caroline ha mantenuto un terribile segreto perché è stata il primo membro della famiglia ad ascoltare il terrificante racconto dell'incidente della principessa Stephanie. La descrizione di Stephanie degli ultimi momenti della madre era terrificante. In preda al panico, Grace avrebbe urlato: «Non riesco a fermarmi! I freni non funzionano». Suo figlio ricorderà per sempre quelle parole. Questo ulteriore stress è stato quasi eccessivo per Caroline, 25 anni, che stava ancora affrontando le conseguenze della rottura del suo matrimonio. Il terribile calvario della sorella e la morte inaspettata della madre erano troppo da sopportare. Nonostante questa tragica battuta d'arresto, Caroline scopre un potere interiore che non aveva mai saputo di possedere.
La famiglia Grimaldi diventa il centro dell'attenzione mentre il Principato lotta per affrontare la notizia della morte di Grace. Come si sarebbero comportati di fronte a una catastrofe così insondabile? Affrontare il dolore. In questa circostanza Caroline dimostrò un'eleganza e una compostezza superiori ai suoi anni. Caroline ha assunto i compiti della madre, mentre il padre, il principe Ranieri III, era in lutto. L'impazienza di Caroline nell'assumere i suoi nuovi compiti ha stupito anche i suoi più stretti alleati, hanno detto fonti di palazzo. Ha tenuto unita la famiglia nel momento peggiore, organizzando gli affari di Stato e calmando i fratelli minori. Il principe Ranieri l'ha poi elogiata, dicendo: «Sono contento di come sta gestendo i miei lavori». Qual è stato il costo personale di questa responsabilità inaspettata? Caroline ha lottato con la tristezza a porte chiuse, nonostante la sua facciata dura. La giovane principessa, che prima si era opposta agli obblighi reali, ora li vedeva come un'occasione per onorare la madre e aiutare la famiglia. Caroline entrò in una nuova fase di dolore e di sviluppi inaspettati, mentre Monaco era in lutto. La catastrofe che sconvolse il mondo la rese più forte e resistente. Ostacoli e responsabilità inaspettate avrebbero messo alla prova il coraggio di Caroline negli anni successivi. Per il momento, era un pilastro di forza per la sua famiglia e la nazione, un simbolo del carattere resistente della dinastia Grimaldi. Mentre si stava riprendendo dalla morte della madre, nel 1983, la principessa Carolina di Monaco fu coinvolta in una vorticosa storia d'amore che avrebbe nuovamente affascinato il mondo. Stefano Casaraghi, un affascinante uomo d'affari italiano, conquistò il cuore di Caroline con il suo fascino e la sua avventura. Una serie di momenti segreti e di incontri appassionati portarono al loro spettacolare matrimonio nel Palazzo Reale di Monaco il 29 dicembre 1983. L'opinione pubblica ha accolto il rapido risposo di Caroline in maniera variegata. È stato visto come un simbolo di ottimismo, in quanto la principessa stava superando la tragedia della sua famiglia. Tuttavia, alcuni hanno detto che la principessa si stava muovendo troppo in fretta. Caroline è decisa a vivere una vita lontana dai media che l'hanno tormentata a lungo. Caroline e Stefano sembravano aver raggiunto il paradiso con il tempo. La coppia adorava i propri figli durante i viaggi di famiglia dopo aver avuto Andrea, Charlotte e Pierre. Le foto dei Casaraghis sulla Costa Azzurra o in occasione di eventi reali ritraevano un'immagine di armonia domestica che sfidava la storia turbolenta di Monaco. Caroline si godeva il ruolo di moglie e madre, ma si stavano formando nubi minacciose. L'eccitazione di Stefano per le corse in motoscafo era accompagnata da un pericolo inevitabile. Caroline era costantemente preoccupata per l'abitudine ad alto rischio del marito, ma Stefano l'adorava. Secondo fonti familiari, il 3 ottobre 1190 accadde l'inimmaginabile. Mentre gareggiava nel campionato mondiale di motonautica offshore al largo di Monaco, la barca di Stefano si rovesciò. La notizia sconvolse il Principato e non solo. Stefano Casaraghi morì dopo frenetici tentativi di rianimazione, lasciando una moglie sconvolta e 3 figli piccoli. La catastrofe sconvolse la vita di Caroline e la felicità che aveva faticosamente costruito. Rimase vedova a 33 anni, crescendo 3 figli da sola nel difficile mare della vita reale e dell'attenzione pubblica. Dopo la morte di Stefano, Caroline lasciò a malincuore Monaco per una remota cittadina francese. Il suo isolamento autoimposto ha mostrato la sua angoscia e la sua determinazione a proteggere i figli dalla frenesia dei media dopo la morte del padre. Caroline ha sostenuto la sua famiglia dopo la perdita del coniuge, nonostante il suo dolore. Il principe Alberto, suo fratello, ha successivamente elogiato la sua capacità di crescere i figli senza il padre. Tuttavia, i suoi cari hanno sentito l'impatto di questa seconda perdita. Il futuro di Caroline era incerto mentre si ricostruiva una vita. Sotto lo scrutinio reale, come avrebbe gestito la paternità da single? Riuscirà a ritrovare la felicità dopo una perdita così grave? La lotta di Caroline per rispettare Stefano e creare una nuova vita per sé e per i suoi figli avrebbe messo alla prova il suo coraggio e la sua tenacia in modi che non si sarebbe mai aspettata. La principessa Caroline di Monaco ha lottato per tutta la vita contro un'implacabile macchina mediatica per l'isolamento. Caroline ha inizialmente sperimentato il pieno impatto dell'attenzione pubblica durante la sua turbolenta adolescenza, mentre le luci della ribalta hanno sempre fatto parte della sua vita reale.
Ogni errore e indiscrezione commessi durante l'adolescenza sono stati coperti da titoli sensazionalistici e foto dei paparazzi. Man mano che Caroline cresceva, l'intrusione dei media diventava sempre più inquietante. Le false immagini di nudo in spiaggia a scopo di ricatto sono state uno dei casi più spaventosi. Si trattava di un attacco premeditato al carattere e alla dignità di Caroline, non di una semplice violazione della privacy. La principessa ha dovuto difendersi da immagini irreali mentre si destreggiava tra la vita reale e la maternità. La battaglia pubblicitaria di Caroline è cresciuta nel tempo. Le foto non autorizzate dei suoi figli causarono un conflitto. La principessa cercava disperatamente di proteggere i suoi figli dall'intenso scrutinio che aveva subito. Nel 2004, Caroline citò in giudizio un giornale tedesco per aver pubblicato le immagini dei suoi figli senza autorizzazione. Un caso storico. Caroline ha vinto la sua battaglia per la privacy nel 2004. La sua vittoria alla Corte europea dei diritti dell'uomo ha creato un precedente per i diritti alla privacy delle celebrità in tutta Europa. I problemi legali di Caroline sono continuati anche dopo la vittoria. Un campo minato. Nel 2012 ha intentato un'altra causa per le immagini delle vacanze che la ritraggono insieme al coniuge. Questa volta i tribunali non si sono schierati dalla parte della principessa, sottolineando la complessità e l'imprevedibilità delle norme sulla privacy digitale. Caroline ha dovuto affrontare indagini su come queste battaglie legali stessero influenzando la sua vita personale e la sua salute mentale. Come si fa a mantenere la normalità quando tutto è oggetto di tabloid? Fonti vicine alla principessa hanno detto che il peso di essere sotto i riflettori pubblici l'ha stressata per tutta la vita, danneggiando le sue relazioni e la sua vita quotidiana. Caroline ha occasionalmente parlato del peso di questa continua osservazione. Ha detto a un giornalista autorevole che è stressante. Essere sotto osservazione e chiedersi se ogni sconosciuto con un telefono è un paparazzo ti trasforma. Queste righe mostrano il costo del personaggio pubblico di Caroline, mostrando una donna che ha dovuto farsi crescere la pelle pur conservando eleganza e dignità. Con l'ingresso nell'era digitale, la lotta per la privacy di Caroline ha nuove ramificazioni. Le sue battaglie hanno plasmato la sua vita e hanno suscitato domande sui diritti dei personaggi pubblici in un'epoca di conoscenza immediata e di social media. Caroline può aver vinto alcune battaglie importanti, ma la lotta per la privacy pubblica continua. Caroline non sapeva che stava per iniziare un nuovo capitolo della sua vita personale, mentre lottava contro l'intrusione dei media. Un capitolo che l'avrebbe riportata sotto i riflettori che aveva sempre evitato. Nel 1999, mentre il mondo si preparava al nuovo millennio, la principessa Carolina di Monaco tornò sotto i riflettori che aveva a lungo evitato. Entrò il principe Ernst August di Hannover, una figura controversa con un pedigree reale secolare. Questi due reali europei avrebbero dovuto essere un matrimonio fatto nel paradiso aristocratico. Ma le favole raramente accadono nel mondo dei ricchi e dei titolati. La storia d'amore tra Caroline ed Ernst August iniziò tra mormorii e voci. Secondo le fonti, il principe corteggiava Caroline con il suo fascino e il suo alto pedigree. Nonostante le campane nuziali, circolarono speculazioni su un matrimonio affrettato. Alcuni giornali sostenevano sfacciatamente che Caroline fosse incinta. Si trattava solo di due anime solitarie che cercavano conforto l'una nell'altra. Il matrimonio della coppia reale, celebrato nel gennaio 1999, fu di basso profilo, forse a causa dei problemi che avevano afflitto la loro relazione in precedenza. Caroline, ora principessa di Hannover, sembrava essere felice dopo la morte del suo secondo marito, Stefano Casiraghi. Sembrava che la principessa potesse finalmente avere il suo vissero felici e contenti. La gioia reale caratterizzò il loro primo matrimonio. Caroline ed Ernst August venivano regolarmente avvistati in occasione di incontri di alto profilo, ridendo e mostrandosi affettuosi. La principessa Alexandra, nata nel 1999, sembrò consolidare il loro rapporto. Nonostante l'apparente pace, nel loro matrimonio si stavano formando delle crepe. Tra pettegolezzi e scandali, le famiglie reali di Monaco e Hannover sono state scosse. Le azioni pubbliche di Ernst August, sempre più imprevedibili, offuscano la reputazione di Caroline. Nel 1999, il principe fu accusato di aver colpito un giornalista con un ombrello, facendo notizia in tutta Europa e oltre. Altri scheletri emersero dall'armadio reale.
Ernst August fu sorpreso a urinare sul padiglione turco all'Expo 2000 di Hannover, scioccando spettatori e diplomatici. Caroline ne fu mortificata e le relazioni con la Germania furono messe a dura prova da questa volgarità. Molti si chiesero come la delicata principessa di Monaco potesse conciliare le azioni sconvenienti del marito con la sua perfetta immagine pubblica. Le controversie di Ernst August aumentarono col tempo. Ancora una volta, nel 2004 fu accusato di aver aggredito il proprietario di un nightclub keniota. L'episodio danneggiò l'immagine del principe e mise in dubbio il suo matrimonio con Caroline. Secondo le fonti, la principessa era sempre più turbata dalle azioni del marito, in bilico tra le sue responsabilità di moglie e il desiderio di preservare la sua famiglia e la sua reputazione. Caroline ed Ernst August si sono separati nel 2009 a causa delle difficoltà relazionali. Pur non avendo divorziato, la principessa si è trasferita a Monaco con la figlia, ponendo fine alla loro relazione. Questa rottura ha cambiato l'immagine pubblica di Caroline, che ha preso le distanze dalle difficoltà del suo matrimonio. Mentre Caroline si ricostruiva una vita dopo un'altra storia d'amore fallita, si trovò di fronte a un altro bivio. Gli anni con Ernst August furono difficili, ma rafforzarono la forza di volontà di Caroline. Mentre si riprendeva dal terzo matrimonio, non immaginava che il suo status all'interno della famiglia reale monegasca sarebbe cambiato radicalmente, mettendo alla prova la sua forza e la sua agilità come mai prima. Il 2005 fu un anno cruciale per la famiglia reale monegasca. La morte del principe Ranieri III minacciava la vitalità del piccolo principato. Caroline, abituata a ruoli di supporto, è stata lanciata in un nuovo ruolo. Questa nuova rilevanza è temporanea. La principessa Caroline è diventata l'erede di Monaco dopo la morte del padre. Questa svolta imprevista l'ha posta nella linea di successione, una posizione di potere e di grande responsabilità. Caroline si è occupata per anni della filantropia e dell'educazione dei figli. Avrebbe potuto governare il principato che la sua famiglia aveva governato per secoli, ma il destino, come sempre negli ambienti reali, aveva altre idee. Il principe Alberto II, fratello minore di Carolina e sovrano di Monaco, ha sposato Charlene Wittstock con un matrimonio grandioso nel 2011. Il matrimonio del principe. Da Tempo Scapolo, con la nuotatrice olimpica sudafricana, ha cambiato l'ordine reale monegasco. La nomina di Charlene a principessa consorte ha cambiato le dinamiche della famiglia reale. Fonti di palazzo hanno riferito dell'astio tra Caroline e la nuova cognata. Mentre lui lottava con il matrimonio e la paternità, il legame tra Caroline e Alberto si è affievolito. La nascita nel 2014 dei due gemelli di Alberto e Charlene ha scosso il piccolo principato. Caroline perse il suo status di erede presunto quando arrivarono il principe Jacques e la principessa Gabriella. La principessa, che aveva trascorso oltre un decennio a prepararsi per il trono, si trovò improvvisamente più in basso nella linea di successione. Lo status reale di Caroline è cambiato drasticamente. Come si adatterà? Le persone che conoscevano la principessa hanno parlato della sua eleganza e della sua perseveranza nei cambiamenti. L'adattamento. Caroline sembrò prendere il suo nuovo lavoro con serenità. Caroline si è allontanata dal possibile dominio e si è concentrata sulla filantropia e sulla conservazione della cultura. Lavorò molto per Maid Mondial, il gruppo per i diritti dei bambini di sua madre. Il lavoro di beneficenza di Caroline si è intensificato, a dimostrazione del fatto che la sua importanza per Monaco andava oltre la sua successione. Caroline ha avuto un impatto duraturo anche in altri settori. Ha svolto con grazia il ruolo di matriarca familiare per i figli di Alberto, come zia reale. Caroline ha consigliato il fratello su convenzioni e tradizioni, attingendo ai suoi decenni di servizio pubblico, hanno detto fonti di palazzo. Il principe Alberto ha detto: «Posso combattere nel mio matrimonio, ma Caroline è mia sorella e la conosco da più tempo». Questa onesta rivelazione ha rivelato le complicate dinamiche della famiglia reale, in cui vecchie fedeltà si scontrano con nuove. L'importanza di Caroline per Monaco persiste nonostante il suo nuovo ruolo. La sua partecipazione alle cerimonie di Stato e il suo impegno costante per il Principato dimostrano la sua dedizione alla storia della sua famiglia. Secondo gli osservatori reali, la grazia di Caroline durante questa transizione ha elevato il suo status tra i monegaschi. Caroline sembrava aver trovato la serenità nella sua esistenza reale in continuo cambiamento, mentre bilanciava famiglia e filantropia nel suo nuovo incarico.
Ma la principessa che era sopravvissuta a tante tempeste avrebbe presto incontrato un'altra crisi personale che avrebbe messo alla prova la sua forza in modi che non si sarebbe mai aspettata. Nella sfarzosa società reale di Monaco, l'apparenza conta. Ma cosa succede quando lo splendore che incorona una principessa svanisce? Caroline avrebbe affrontato la sua prossima battaglia allo specchio, non davanti all'opinione pubblica. Nel 1996 la principessa Carolina di Monaco affrontò una difficoltà personale. Intorno al suo 40° compleanno, la principessa notò un preoccupante cambiamento nel suo aspetto. La perdita di capelli diventa più difficile da mascherare con uno stile sofisticato. La diagnosi fu subito severa. Le condizioni di perdita dei capelli includono l'alopecia. Per una donna il cui aspetto pubblico era sottoposto a controlli, questa notizia è stata straziante. Secondo le persone vicine alla principessa, l'alopecia è iniziata durante un periodo di grandi cambiamenti personali. Le speculazioni abbondano. Si trattava di una risposta tardiva alla morte del coniuge Stefano Casaraggi, avvenuta 6 anni prima. Le tensioni della boccia reale potrebbero finalmente aver fatto sentire il loro peso. Il nuovo look di Caroline affascinò i media, che bramavano gli scandali reali. I paparazzi si concentrarono sulla sua stempiatura, mentre i tabloid speculavano sulla sua salute. La principessa, che si era sempre vantata della sua grazia e compostezza, era improvvisamente oggetto della curiosità pubblica e di critiche spesso brutali. Caroline, fedele al suo background regale, rifiutò di piegarsi di fronte a questa nuova sfida. Nonostante le voci, partecipa agli eventi pubblici e svolge il suo lavoro. Il principe Alberto, suo fratello, placa le voci, nel 1195 dichiarò alla rivista People che la perdita di capelli di Caroline era di natura dermatologica e non una grave malattia. Dietro le quinte, la salute mentale di Caroline soffriva. Come si può conservare la fiducia in se stessi quando ogni sguardo allo specchio ricorda ciò che si è perso? Dopo una vita sotto i riflettori del pubblico, questa metamorfosi spontanea ha sconvolto la sua identità. La forza di Caroline è emersa in questa debolezza. Ha affrontato il suo problema in pubblico invece di nasconderlo, nel regno reale, ossessionato dall'immagine. La sua scelta di partecipare alle cerimonie senza nascondere la perdita dei capelli fu rivoluzionaria. Mentre Caroline lottava sotto gli occhi di tutti, accadde qualcosa di inaspettato. La sua gestione equilibrata ha toccato molti al di là del Principato di Monaco. Questa principessa che rifiutava di essere definita dalla sua alopecia ha ispirato coloro che soffrono di perdita di capelli. L'esperienza di Caroline ha effetti di vasta portata. In una società in cui le persone pubbliche devono essere impeccabili, il suo desiderio di essere vulnerabile, umana e regale ha sfidato gli standard di bellezza e di valore. La sua alopecia ha parlato di aspettative ingiuste nei confronti delle donne, soprattutto delle figure pubbliche. Caroline si è involontariamente aperta sui problemi di salute degli individui pubblici mentre combatteva la sua battaglia. La sua storia ha mostrato il lato umano dei reali, ricordando al pubblico che anche i privilegiati devono affrontare delle difficoltà. Caroline ha lottato con i suoi problemi mentre iniziava un nuovo dramma della famiglia Grimaldi. I suoi figli stavano maturando ed erano diventati pubblici. Caroline non immaginava che le sue prove l'avessero preparata alle sfide di guidare i suoi figli verso la notorietà reale. I figli di Caroline uscirono dall'infanzia in un mondo che scrutava ogni loro azione. Il passato turbolento della madre li avrebbe protetti dalla dura realtà della vita reale. I fratelli Casaraghi avrebbero presto scoperto che il privilegio ha un prezzo elevato. I primi anni di vita di Andrea, Charlotte e Pierre Casaraghi furono relativamente riservati. Caroline cercò di dare ai bambini una vita normale nei circoli reali di Monaco, basandosi sulle proprie esperienze. Con la maturità, l'interesse dei media per questi giovani reali si è ampliato rapidamente. Andrea, il più grande, è entrato nel mondo con serena sicurezza. Il suo interesse a proseguire gli studi all'Università Americana di Parigi e poi a conseguire un MBA all'Università di Monaco mostrava il desiderio di trascendere i doveri reali. Anche quando studiava, i fotografi erano sempre presenti per catturare ogni movimento del giovane principe. La figlia di mezzo Charlotte è diventata un'icona della moda e una fanatica dei cavalli. La sua somiglianza con Grace Kelly, sua nonna, suscitò l'interesse della gente. Charlotte riuscì a conciliare i doveri reali con gli hobby personali, studiando all'Università di Parigi e partecipando a progetti culturali e creativi. I media esaminarono ogni suo abbigliamento.
relazione e mossa professionale, paragonandola alla fama della madre. Tuttavia, Pierre, il più giovane del gruppo, è balzato agli onori della cronaca per le ragioni sbagliate. Nel 2012 Pierre è stato ricoverato in ospedale durante un alterco in un nightclub di Manhattan. Gli ambienti reali monegaschi furono scossi dall'episodio, che mise in luce i pericoli del privilegio e del controllo pubblico. Come ha fatto Caroline a guidare i suoi figli attraverso le insidie della celebrità reale? Secondo fonti di famiglia, la principessa ha consigliato i suoi figli sulla base delle sue esperienze personali. Dopo anni di difficoltà personale, ha sottolineato la necessità di mantenere un senso di sé al di fuori della loro identità pubblica. È stato difficile, ma i fratelli Casaragi hanno saputo bilanciare i loro doveri reali e la loro vita personale. Charlotte ha detto, in un raro momento, che siamo reali e persone con il nostro destino. Questa mentalità permea l'esistenza pubblica dei fratelli, mentre perseguono la filantropia e gli interessi personali. La differenza tra i figli di Caroline e la gioventù reale europea è notevole. I Casaragi hanno intrapreso un percorso diverso da quello di altri reali. Le imprese commerciali di Andrea, la partecipazione artistica di Charlotte e gli errori di Pierre hanno creato un quadro pubblico più complesso della potenziale famiglia reale di Monaco. Caroline deve considerare il suo percorso mentre guarda i suoi figli negoziare la vita reale, le sue difficoltà con i media. L'alopecia e le perdite devastanti hanno influenzato il suo stile genitoriale. Mentre li aiuta a pianificare, Caroline scopre un'inaspettata fonte di conforto e cameratismo che aggiungerà un altro intrigante capitolo al racconto della sua vita. Nell'alta moda si stava sviluppando una strana alleanza. Chi avrebbe mai pensato che una star della moda e una principessa avrebbero stretto un legame che avrebbe cambiato stile e regalità? Caroline scoprì un confidente inaspettato in luoghi inaspettati mentre lottava. Capacità di gestire le situazioni. Il direttore creativo di Chanel Karl Lagerfeld e la principessa Caroline di Monaco si sono incontrati nell'alta moda. I primi contatti di passione e ammirazione hanno portato a una collaborazione decennale. Perché questi due sconosciuti si sono incontrati? All'inizio sembravano avere una passione per la moda. Lo stile naturale di Caroline era complementare alla moda d'avanguardia di Lagerfeld. I loro splendidi modelli hanno trasformato l'abito reale e hanno reso Caroline un'eroina della moda moderna. Man mano che la loro amicizia cresceva, divenne chiaro che condividevano molto più della moda. Fonti vicine a Lagerfeld e alla coppia hanno raccontato che hanno scoperto l'abilità reciproca di navigare senza problemi e in modo giocoso nelle acque imprevedibili della vita pubblica. Le loro battute sulla lunghezza delle gonne e sugli abbinamenti di colore si sono trasformate in profonde discussioni su letteratura, arte e celebrità. La loro collaborazione ha raggiunto nuove vette in occasione del Ballo della Rosa 2013, il 150° anniversario della Société des Bains de Mer di Montecarlo. Lagerfeld ha lavorato duramente per far sì che questa festa sfarzosa riflettesse la nozione di Caroline e la tradizione culturale di Monaco, dimostrando il loro amore. Cosa c'è di così speciale in questa relazione per noi? I loro amici credono che abbiano capito l'importanza di un vero impegno di fronte alla celebrità, anche quando l'opinione pubblica è cambiata. Lagerfeld e Caroline sono rimasti fedeli. Lagerfeld ha detto che Caroline aveva intelligenza e compostezza, che stavano diventando più rare nelle celebrità. L'ha definita la principessa più preparata del mondo, con più ammirazione che adulazione. Il loro legame era costruito sul rispetto reciproco. Il loro legame andava oltre le sfilate di moda. Quando volevano evitare la stampa, Lagerfeld e Caroline amavano mangiare insieme e partecipare a eventi culturali. Durante questi incontri personali si rilassavano e si godevano la reciproca compagnia, a differenza di molti altri in posizioni simili. La sua morte nel 2019 è stata una tragedia per il genio della moda Karl Lagerfeld. La perdita di Caroline è stata personale. Ha perso più di un collega, quando ha perso una vera amica che l'ha sostenuta negli anni più difficili. Le apparizioni pubbliche al lutto di Caroline dopo la scomparsa di Lagerfeld hanno dimostrato la loro profonda affinità. Lagerfeld ha lasciato a Caroline molti mobili nel suo testamento, rivelando molto del loro rapporto. La perdita del suo caro amico costrinse Caroline ad affrontare nuovamente i suoi doveri reali. Avrebbe avuto bisogno dei principi di tenacia, unicità e altruismo dell'amicizia di Lagerfeld per sostenere Monaco e la sua famiglia. Caroline, principessa di Monaco.
Si stava appena ambientando nel suo nuovo ruolo di zia reale e filantropa quando si verificò la tragedia. Nel 2020, una crisi sanitaria nel Principato ha riportato Caroline sotto i riflettori dopo anni di clandestinità. Un'infezione all'orecchio, al naso e alla gola della principessa Charlene le impedisce di lasciare il Sudafrica. Il suo ritorno in patria si trasformò in una lunga assenza che rattristò Monaco. Dopo la partenza di Charlene, la piccola nazione si è affidata a Caroline per la leadership, tra accuse di turbolenze coniugali e intrighi politici. Cosa avrebbe fatto l'esperta principessa in una situazione così pericolosa? Fonti di palazzo hanno detto che Caroline ha ripreso le sue funzioni con compostezza e prudenza. Ha accompagnato il fratello, il principe Alberto, agli impegni ufficiali per placare le ansie del pubblico. Caroline ha interpretato con grazia il ruolo di First Lady di Monaco in occasione di serate di beneficenza e di celebrazioni per la festa nazionale, evitando di sottrarre i riflettori alla cognata malata. Caroline non ha solo rivisitato un terreno familiare. La dinamica della famiglia reale è cambiata quando è diventata erede presuntiva. Come può aiutare il fratello senza minare Charlene? I funzionari di palazzo affermano che Caroline è riuscita a trovare un perfetto equilibrio tra il consigliare Alberto e l'onorare il ruolo di Charlene come principessa consorte. La presenza di Caroline agli eventi cruciali è diventata più importante quando l'assenza di Charlene si è prolungata da settimane a stagioni. All'evento sociale più sfarzoso di Monaco, il ballo della Croce Rossa di Monaco. Era il braccio destro di Alberto. Caroline ha aiutato i nipoti, il principe Jacques e la principessa Gabriella, a salutare gli astanti dal balcone reale durante la giornata nazionale di Monaco. L'eterna importanza di Caroline per la famiglia Grimaldi veniva sottolineata a ogni viaggio. Ma come si sentiva Caroline di fronte alla sua inaspettata fama? La principessa, abituata a vivere in secondo piano, avrebbe sofferto per l'intensificarsi dei riflettori a causa del suo lavoro filantropico. Tuttavia, ha gestito questo peso con eleganza e tranquilla dignità, tenendo sempre a mente Monaco e i suoi cari. Tutti hanno elogiato il modo in cui Caroline ha affrontato il difficile argomento. Essendo abituati alla principessa, i monegaschi erano entusiasti di vederla ancora. Dopo la morte della principessa Grace, avvenuta molti anni fa, gli osservatori reali di tutto il mondo hanno lodato la sua capacità di offrire calma durante l'instabilità. Caroline ha gestito queste preoccupazioni familiari con la sua tipica calma, senza mai perdere di vista le sue priorità. La principessa ha difeso i suoi interessi di beneficenza mentre ricopriva il ruolo di First Lady. In tempi difficili, la dedizione di Caroline alla famiglia e alla beneficenza fu notevole. Caroline non si rendeva conto che la sua vita di servizio sarebbe cresciuta, cementando la sua posizione negli annali di Monaco come una delle figure più rispettate e durature. Dietro il glamour della vita reale, la principessa Carolina di Monaco ha meticolosamente tessuto un arazzo decennale di compassione e servizio. Cosa ne pensate di questa principessa? Condividete i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto. Saremo lieti di ascoltarvi. E non